Mi trovo al Cineddrine di Faenza e oggi vedrete un contenuto altamente tecnologico e anche un qualche cosa di molto inedito. Verrà sostituito il motore di un videoproiettore laser 4K. Vedrete com'è costruita all'interno questa macchina, che non è un videoproiettore da casa più grande come magari alcune persone pensano, ma ci sono tecnologie avanzate, tecnologie proprio adatte, pensate per il cinema. Rimozione dell'obiettivo, questo è l'obiettivo che poi andrà rimontato nel nuovo motore, rimozione del coperchio. Sto semplicemente togliendo le paratie per accedere poi al compartimento sigillato che è qui, dove poi dentro c'è l'engine. Questa è la macchina. Le paratie e poi il comparto è sigillato perché deve entrarci meno polvere possibile e questo è il pezzo che dobbiamo andare a cambiare. La tecnologia è la stessa, questo è stato riprogettato rispetto a quelli che c'erano sulla lampada, è un chip 4K con diagonale 0,98 pollici, mentre i vecchi 4K erano più larghi, erano 1,38, quindi sono riusciti a mettere più pixel in una dimensione minore. Cominciamo a togliere qualche cavetto, adesso ci ho messo questi cavi, non mi ricordo se sono ESATA o SCSI. No, esatto. Che sono molto più comodi rispetto ai 18 che c'erano nei vecchi engine. Quando togli solo questi tre, fine. Ah, raffreddamento liquido. Certo, però non va cambiato il liquido. Non risulta. È sigillato, usano un glicole diverso. Mi raccomando, comprate quello perché vi serve. Non ci arrivate. No. Vediamo dove va quel cazzo di allora. Vediamo dove va, infatti. Non si vedrà mai la vite nel filmato, ma... No, anche perché è proprio là sotto. Questo è un unboxing serio. Adesso scopriamo il cuore di questo nostro sistema. Volta per proteggere un pezzo particolarmente importante. Anche qui una scatola di ferro solo per trasportarla. Sì, perché d'altronde deve essere Iperprotetto. Se gli mettiamo un coperchio qui sopra potrebbe sembrare anche una macchinetta del caffè. Il motore è arrivato in una scatola di cartone, dentro un'altra scatola di cartone, a sua volta coperto da un coperchio completamente in metallo, perché tutte queste parti qui altrimenti si potrebbero danneggiare se fossero a contatto diretto con il cartone. Qua ci sono tubi, cavi, schede. Liquido, c'è appunto la sorgente laser, che è i moduli rosso, verde e blu, vengono miscelati dentro l'integrator rod, dentro il light pipe, diventa luce bianca, entra dentro l'engine. Dentro all'engine in mezzo c'è un prisma che separa la luce nei tre colori primari, nel rosso, appunto, verde e blu, e poi devia questi tre fasci luminosi su quelli che si chiamano DMD, sono dei piccoli chip dove ci sono sopra dei microspecchi che ruotano e in base alla rotazione vanno a rifrangere più o meno luce e quindi fanno le varie tonalità di colore, quindi rosso, verde e blu, quei vari microspecchettini che vanno poi a rincanalarsi sull'uscita, quindi verso la lente che è qui, e produce un'immagine sullo schermo. Questo è il vecchio engine. Quello è stato montato la settimana scorsa, nuovo, ma ha un difetto. La settimana scorsa o 2 settimane fa, non ricordo. Quindi lo andiamo a cambiare. Installiamo il motore nuovo. Questo c'è. Quindi quelli sono i tubi per il raffreddamento. Quindi lì dentro c'è già il liquido in quel pezzo di tubo che vi hanno fornito. Sì. Arriva precaricato. Dove dentro c'è acqua e glicole. È antigelo, antimuffa, antialga. Allora, riattacchiamo i cavi dati. Quindi quelli sono 3 cavi di tipologia. Sono degli ESATA. Sono cavi da hard disk sostanzialmente che loro per questa volta li hanno usati per fare, dal momento che hanno la banda sufficiente per i dati che gli servono, hanno preferito usare questi per comodità. I vecchi engine avevano, invece di un cavo così, ne avevano 3 piccolini, c'erano un po' più cose da fare, ecco. Quindi dall'engine colleghi quei cavi a cosa? Alla backplane, che sostanzialmente è una scheda madre, diciamo, che c'è qua dietro, che riceve poi tutte queste schede in ingresso.
Una di quelle è il server, quindi quello che si occupa di dove carichi i film, ed è poi quello che si occupa anche di mandare le informazioni necessarie all'engine per creare le immagini. Poi c'è un'altra scheda che si chiama Cinema Controller, che è quella che gestisce, è praticamente il cervello del proiettore, quindi gestisce la comunicazione fra tutte le schede e gestisce la comunicazione fra tutti i componenti del proiettore. Questa è la parte di illuminazione laser, quindi su tutti questi moduli che vedete ci sono sotto i vari moduli laser, rosso, verde e blu. Poi ci sono delle schede di interconnessione che li mettono in comunicazione fra loro, raffreddato a liquido, quindi sopra ogni modulo c'è questo collettore in cui entra ed esce l'acqua e il liquido di raffreddamento. Su questo lato invece c'è, in questo caso uno solo perché la macchina ne richiede uno solo. Qui dentro ci sono le varie schede di controllo dei moduli laser. Questo è un componente che si può sfilare, aprire e cambiare anche solo una scheda. Sulle macchine un po' più grosse ce n'è un altro uguale qua di fianco perché ci sono più moduli laser. Se siamo fortunati si allinea il primo colpo. Dai che forse l'abbiamo fatta. Rimontiamo la lente, rimonta la lente perché non sono in grado, lente fissata. Qui c'è appunto un touchscreen che dà un blando controllo del proiettore, anche se in realtà tutto il controllo, la configurazione poi si fa tramite pagina web, cioè collegandosi a lui. Questa scheda qui si chiama Cinema Controller, che è il cervello appunto del proiettore, e questa scheda è il server, quindi dove si caricano i film, i suoi 3 hard disk. Poi ci sono le uscite che vanno al processore audio, c'è un cavo per i comandi luci della sala, poi cavi di comunicazione per il trasferimento dei contenuti via rete e basta. Questa è anche la scheda che si occupa di mandare le informazioni a quel pezzo che abbiamo cambiato prima per generare appunto l'immagine poi a schermo. Si sta avviando, il test della macchina è andato a buon fine. Adesso stanno facendo le varie tarature, quindi c'è la messa a fuoco, il mascheramento e che tutto sia perfettamente allineato. Questo è un nuovo passaggio epocale un po' per il Cinedream. Finalmente nel 2023 potremo mettere sulle nuove macchine con la proiezione laser. Una proiezione laser che porta con sé anche la sostituzione del tipo di proiezione, passiamo dal 2K al 4K e quindi con una definizione maggiore. Sugli schermi come i nostri non particolarmente grandi il 4K ha una rilevanza minore, ma il laser ha una resa molto importante, sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista dell'immagine. Tutte le immagini scure, un po' difficili da vedere, possiamo immaginarci un Batman piuttosto che non scene scure dentro gallerie, rendono molto bene con le nuove macchine. È fantastico vedere quanta tecnologia ci sta all'interno di questa macchina. C'è un motivo perché le immagini qui al Cinedream sono così belle. È meraviglioso vedere tutto il passaggio tecnologico, l'evoluzione dalla pellicola al digitale, quindi 2K, 4K, e ci saranno tante altre tecnologie migliorative che vedremo nel corso degli anni. Voglio ringraziare il Cinedream per averci dato la possibilità di documentare come è fatta all'interno questa macchina per videoproiezione. Faremo altri contenuti, quindi scoprirete altri dettagli di che cosa ci sta dentro e dietro al mondo del cinema. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e iscriviti al canale. Grazie, a presto!